Quante volte abbiamo sentito una frase del tipo «Ah sì, vabbè, i bambini hanno tanta fantasia». Beh, in verità, quando qualcuno dice una frase del genere è perché probabilmente non si rende conto che la fantasia non si perde così, con un click. Quando diciamo che solo i bambini hanno fantasia, è come se abbandonassimo i remi, come se, vabbè, ci lasciassimo andare a quella che sembra una convinzione, cioè che gli adulti non hanno fantasia e al massimo l'hanno gli artisti o i grandi creativi. Beh, quello che stiamo cercando di scoprire insieme è che in verità tutti abbiamo fantasia e tutti possiamo svilupparla, non solo per diventare più creativi, ma per avere uno sguardo più attento, perspicace e originale nei confronti della realtà e del mondo che ci circonda. Proprio poco tempo fa ho fatto un esperimento con la mia famiglia e ho sottoposto a mio padre, a mia madre e a mia figlia l'esercizio dei puntini. Abbiamo già parlato di questo esercizio. Praticamente si tratta di collegare i puntini racchiusi all'interno di un quadrato. Ognuno li collega in maniera differente, ma da questo tipo di esercizio vengono fuori delle informazioni interessanti. Vi ripropongo la configurazione dell'esercizio. In verità è un esercizio apparentemente molto semplice, poiché abbiamo all'interno di questo quadrato alcuni puntini che vanno collegati tra di loro. Potete anche voi provare a fare questo esperimento proponendo questo esercizio anche alle persone che conoscete, alla vostra famiglia o agli amici. Costruite un quadrato e poi mettete al suo interno alcuni puntini sparsi. Poi chiedete alla persona semplicemente di collegare i puntini. Se vi fa qualche domanda, non rispondete. Dite semplicemente di seguire quello che è il vostro invito, ovvero di collegare i puntini. Ora osserveremo quelle che sono state le reazioni di 3 tipologie di persone molto diverse, con delle esperienze differenti, con delle età differenti. Vedremo mio padre, che ha 70 anni ed è un ex medico, mia figlia, che ha invece 4 anni, quasi 5, e mia madre, che ha 64 anni e è un ex insegnante di sostegno, di filosofia e di storia. Ora vediamo come mio padre ha reagito all'esercizio. Quello che ha fatto mio padre, come avete visto, è partire dal primo puntino in alto a sinistra, poi procedere verso destra e andare giù in fondo. Praticamente questo atteggiamento è segnato dall'abitudine. Come abbiamo visto, tendiamo a iniziare con il puntino in alto a sinistra perché è da lì che inizieremo a leggere un paragrafo. Se fossimo stati arabi, probabilmente avremmo iniziato, chissà, magari proprio a destra. E mio padre ha poi, come avete visto, utilizzato tendenzialmente delle linee rette, guidato dall'abitudine. Sa che, quello è il modo più rapido per raggiungere il puntino successivo. Ad un certo punto però ha fatto una curva, ha chiesto se stava sbagliando, perché, come ha detto lui stesso, pensava che lì ci fosse un altro puntino. Quindi la curva che ha realizzato, che è praticamente l'unica variazione rispetto a tutta la configurazione, per lui era un errore. Vedete proprio questa curva qui. Differente rispetto al resto delle linee rette, per mio padre era un errore, ovvero in quel momento ha sentito di andare fuori dal seminato, come se non stesse seguendo l'abitudine e quindi come se andasse oltre quelli che erano i suoi, tra virgolette, solchi mentali, che lo portavano invece a disegnare delle linee dritte e che gli permettevano di collegare tutti i puntini nella maniera più veloce possibile. Come avete osservato poi, sempre in questa prima configurazione che ha realizzato, ha utilizzato tutti quanti i puntini.
Come abbiamo visto, abbiamo la tendenza in qualche modo a pensare che una volta che ci invitano a fare un'azione con degli elementi, tendiamo ad utilizzarli tutti se possibile. Questo fa parte di una nostra modalità di azione. Quando abbiamo a disposizione qualcosa, tendiamo a far sì che tutto torni. Quindi se rimane qualcosa fuori, forse, chissà, magari c'è qualcosa che non va. Quindi quello che abbiamo osservato in mio padre si può dire che è un comportamento abbastanza legato a quella che è un'abitudine e a una serie di relazioni che vengono generate e create seguendo delle modalità già conosciute e che permettono di risparmiare tempo in qualche modo e di non andare oltre il seminato. Mio padre ha 70 anni. È un medico ed è abituato a ragionare in maniera molto razionale. Certo, anche i medici hanno creatività e fantasia, ma è chiaro che in questo caso è l'abitudine che ha avuto, la meglio. Ora possiamo invece vedere il video di Adele, 4 anni e mezzo. Figlia Adele ha agito in maniera totalmente diversa rispetto a mio padre, è come se praticamente cambiasse ogni tanto strada, come guidata da una specie di istinto. Chiaramente l'obiettivo era quello di raggiungere il puntino successivo, ma lo ha fatto come esplorando delle strade in continuazione. Il movimento non è fluido e dritto come quello di mio padre, ma è una continua e scattosa esplorazione. Mia figlia probabilmente ha una maggiore libertà e una minore paura di sbagliare. Dentro di lei non esistono tutta una serie di tra virgolette modelli e di idee tali per cui per raggiungere un puntino c'è bisogno di utilizzare la strada più dritta possibile, impiegare meno tempo possibile o comunque sia tendere a completare il disegno. Come potete notare però anche Adele in verità ha utilizzato tutti quanti i puntini. Già anche lei subisce il fascino del famoso giochino unisci i puntini e trova la forma, e questo accade perché ormai ha quasi 5 anni e di conseguenza certe esperienze le ha già fatte, ma la sua modalità di procedere è totalmente diversa. Inoltre c'è qualcosa di molto interessante. Come notate ha utilizzato il colore. Il colore è stata la prima cosa che mi ha chiesto di poter utilizzare. Mentre mio padre ha preso la penna che gli avevo proposto e ha semplicemente eseguito l'esercizio, Adele invece mi ha chiesto subito se potevo utilizzare dei colori e io chiaramente gli ho detto che poteva, e di conseguenza già questo suo imporsi e comunque cercare di cambiare il setting, come si chiama in termine tecnico, l'ambiente che si costruisce quando si fanno questo tipo di esperienze o laboratori, è stata una fortissima azione di libertà da parte di Adele, e di conseguenza è chiaro osservare come una bambina di quasi 5 anni abbia fondamentalmente insita nella sua natura il desiderio di andare oltre quelle che sono delle regole che probabilmente nemmeno conosce. Quindi quella dei bambini è fantasia o qualcos'altro? In qualche modo è come se mio padre avesse acceso un navigatore e mia figlia invece avesse percorso una strada di campagna. Mio padre con il navigatore va dritto, spedito, sa qual è, il modo più veloce per arrivare a destinazione. Mia figlia invece esplora e va alla ricerca di quelle che sono delle nuove modalità di relazione di pensiero tra i famosi puntini, che in verità potrebbero paragonarsi a quelle che sono le nostre idee che stanno lì a sedimentare nella nostra mente. E quindi in qualche modo è come se gli adulti accendessero la macchina pronti per il viaggio, ma decidessero spesso di attivare il navigatore, perché il navigatore ti permette di percorrere delle strade già battute, ti permette di arrivare a destinazione in un tempo predeterminato e con sicurezza senza perderti, mentre chiaramente un atteggiamento diverso, ad esempio quello dei bambini, è un atteggiamento che porta ad esplorare, che porta a prendere delle strade nuove, non sappiamo se ci condurranno a destinazione.
Quello che sappiamo è che sicuramente facendo una strada di campagna incontreremo molte più cose, diciamo probabilmente più inaspettate e affascinanti rispetto che in un'autostrada. La strada di campagna che ci porta a perderci in verità ci porta ad esplorare, a scoprire, a viaggiare dentro quelle che sono delle possibilità. E i bambini lo fanno per natura in qualche modo. Basti pensare che Munari ci dice una cosa molto interessante. È sbagliato pensare che i bambini hanno fantasia. In verità i bambini applicano le cose che sanno alle cose che non sanno. Per questo fanno degli abbinamenti alquanto particolari, alquanto originali. In verità i bambini hanno bisogno di confrontarsi con la realtà attraverso quella che noi definiamo fantasia, semplicemente perché hanno bisogno di rileggerla, di trovare un qualcosa di conosciuto in quello che non conoscono. Quante volte ci è capitato di vedere un bambino che dice di fronte a una palla più grande e una palla più piccola: ah, questa qui è la mamma e questo qui è il bambino, oppure questa palla sente freddo perché trema. Il suo abbinamento è un abbinamento che fa semplicemente perché quello che conosce è la mamma, e quindi una palla più grande rispetto ad una più piccola è una mamma. Quindi vedete come in verità il concetto di fantasia per quanto riguarda un bambino non può essere considerato semplicemente come la capacità di generare degli elementi bislacchi ed originali, quanto invece un'esplorazione continua che il bambino fa, ed è proprio questa esplorazione che noi dovremmo continuare a fare anche durante l'età adulta. Potremmo quindi dire che prendere l'autostrada significa diventare grandi? Beh, non è del tutto giusto. Quello che stiamo dicendo non è che dobbiamo diventare anarchici, fare tutto quello che vogliamo, non seguire le regole, ma ogni tanto è importante spegnere il navigatore e recuperare quelle che sono le strade di campagna per riuscire a esplorare, trovare qualcosa di nuovo, di diverso. Queste due foto che mi ritraggono con mio marito molto molto felici appartengono ad una giornata molto particolare. Stavamo tornando da un viaggio e casualmente abbiamo deciso di perderci abbandonando la superstrada per trovare un bellissimo paesino dove facevano un'incredibile sagra della castagna. La sagra della castagna meravigliosa, dove abbiamo potuto mangiare una polenta alle castagne incredibili, dove io mi sono ritrovata a ballare un bellissimo valzer con questo, fantastico signore. E quello che ci interessa è che se non fosse stato per questo perdersi, per questo abbandonare il navigatore, probabilmente non avremmo mai vissuto questi momenti che sono rimasti impressi sicuramente nella nostra memoria. A volte è importante perdersi per poi recuperare la strada, chiaramente. Significa poi ritornare più arricchiti. Ora vediamo il video di mia madre. Mia madre ha 64 anni e è stata un'insegnante di sostegno, sicuramente un'esperienza che l'ha molto segnata e durante la quale la creatività e la fantasia le sono state molto utili. Entrare in comunicazione con una certa tipologia di bambini e di ragazzini richiede una grande sensibilità e anche una capacità spiccata di cambiare linguaggio quando è necessario. A volte le porte per entrare in comunicazione con questi ragazzini passano per la creatività e per la fantasia. Quello che si nota è che mia madre, rispetto a mio padre ad esempio, essendo più abituata a lavorare nell'ambito della creatività, ad utilizzare la fantasia ed essendo anche appassionata di arte, ha avuto un approccio totalmente diverso
non ha cominciato con il primo puntino in alto a sinistra, ma ha cominciato con quello in basso e poi ha fatto un percorso tutto suo, anche di ritorno non si sentiva soddisfatta e quindi ha lavorato alla sua configurazione più e più volte, e questo dimostra una certa capacità di riuscire ad andare quelli che sono dei modelli per sviluppare, per cercare di andare ad esplorare quelle che sono delle nuove strade. Adesso che mi ci fate pensare, mia madre non ha mai utilizzato il navigatore, anzi lo ripudia e non ama nemmeno quando mio padre lo utilizza, quindi chissà se ci sarà una connessione da questo punto di vista. Sta di fatto che il comportamento di mia madre è sicuramente diverso rispetto a quello di mio padre, e a questo punto possiamo dire che mia madre ha più fantasia rispetto che mio padre? Questo non possiamo dirlo. Quello che sicuramente sappiamo è che la mentalità di mia madre, sicuramente portata ad un certo tipo di esercizi e portata ad un certo tipo di visione, è sicuramente una fantasia più allenata. Se a mio padre avessimo riproposto per più e più volte l'esercizio, probabilmente anche lui ad un certo punto sarebbe riuscito a creare delle nuove configurazioni totalmente diverse. Questo che cosa significa? Che la fantasia va semplicemente allenata e non è necessariamente vero che quando cresciamo la perdiamo, semplicemente forse perdiamo quello che è il nostro desiderio di sviluppare la fantasia, forse perché non ne conosciamo l'utilità. Probabilmente è come se dimenticassimo perché la fantasia ci è utile. Per i bambini è molto utile perché è un modo per riuscire a capire meglio il mondo. Avete visto come spesso si cerca di far rielaborare le paure dei bambini facendogli disegnare quello che li spaventa. Perché si fa questo? Fondamentalmente perché una paura che molto spesso i bambini hanno e che è astratta, se disegnata loro riescono a identificarla con qualcosa che fa parte della loro realtà, qualcosa che conoscono. Quindi qualcosa che non sanno, ovvero questo sentimento di paura che non sanno gestire, diventa qualcosa che conoscono, un disegno che rappresenta qualcosa a loro vicino. È proprio quindi attraverso questi disegni, che più che fantasiosi sono una modalità che ha il bambino di vedere il mondo e di riuscire ad accettarlo per quello che è. Sembrerebbe quindi quasi tra virgolette chiaro che la fantasia serve al bambino quanto all'adulto, perché quando un adulto smette di coltivare la propria fantasia si leva la possibilità di poter vedere le cose in maniera differente, di poter superare quelli che sono delle relazioni, delle connessioni che appaiono giuste, ma non è detto che siano scontate o quelle più utili per affrontare la realtà. Non stiamo dicendo che dobbiamo diventare anarchici o che non dobbiamo rispettare quelle che sono delle regole costituite all'interno della nostra società e che ci permettono anche di convivere con le persone che ci circondano. Quello che stiamo dicendo è che sarebbe importante ritrovare un equilibrio tra quello che possiamo fare e quello che dobbiamo fare, perché tra il possiamo e il dobbiamo esistono tutta una serie di possibilità, tutta una serie di alternative che ci permetterebbero di vedere le cose in maniera personale, in maniera cosciente, in maniera originale. La genialità di molte persone, di molti creativi, scopriremo insieme durante questo nostro percorso, è stata proprio quella di andare oltre le regole, oltre le convenzioni, rompendo quelli che erano degli schemi o delle relazioni o delle connessioni che fino a quel momento erano state fatte sempre allo stesso modo. E quindi che cosa scegliamo? La strada di campagna o l'autostrada? Forse quello che potremmo fare è un equilibrio tra le due. Ogni tanto decidere di mettere il navigatore può essere utile se dobbiamo raggiungere velocemente una meta e sappiamo che da questo percorso non potremmo avere degli arricchimenti di qualche tipo, ma decidere di spegnere il navigatore per esplorare quella che è la strada di campagna e riuscire ad arricchirci di cose nuove, creando nuove relazioni e nuove strade, probabilmente potrebbe essere un atteggiamento per noi molto utile. Chiudiamo la nostra piacevole chiacchierata con un esperimento che ho fatto sul web. Ho posto una domanda abbastanza provocatoria chiedendo alle persone perché i bambini hanno più fantasia degli adulti.
Ora che ci conosciamo, avrete intuito che questa domanda in verità non è una domanda, diciamo così, giusta. Le risposte che comunque ho ottenuto sono interessanti e le condivido con voi. Perché i bambini hanno più fantasia degli adulti? Perché non hanno filtri culturali. Perché i bambini fanno esattamente quello di cui hanno voglia nel momento in cui ce l'hanno e senza preoccuparsi del risultato. Perché ancora non sono diventati bugiardi e opportunisti. Perché avere fantasia viene considerata una debolezza in una società votata al profitto. I bambini hanno più fantasia degli adulti perché hanno una testa ancora tutta da riempire. Gli adulti per lo più ce l'hanno bella che piena e in buona parte piena di cose inutili. Crescendo la testa è scandita dai tempi della routine e non riusciamo a dare spazio alla fantasia e ne avremmo da vendere. Gli adulti, sapendo com'è la vita, dovrebbero avere più fantasia dei bambini. E allora chiudo con questa ultima frase anonima, ma che secondo me chiude perfettamente questa nostra chiacchierata. Non sempre da adulti si perde la fantasia, la si perde solo se la si vuole perdere.